Benvenuti, benvenute nel Museo Civico di Cerchio. Nasce nel 1986 su impulso delle ricerche dello studioso cerchiese Fiorenzo Amiconi, che ha voluto esaltare la storia e le tradizioni di questo piccolo borgo nel cuore dell'Abruzzo marsicano, incastonato tra i paesaggi selvatici del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Sono diverse le ipotesi sull'origine di Cerchio. Una è leggendaria. Vuole che la maga Circe, quella citata nell'Odissea, avesse fondato questo borgo anticamente e infatti i Marsi riconoscenti gli avrebbero dedicato un tempio dove si andava per chiedere notizie del futuro. Un'altra ipotesi sull'origine del nome Cerchio deriverebbe da un circo costruito in questa zona in epoca romana da un emissario dell'imperatore Claudio, quello stesso che aveva prosciugato nel 51 d.C. il lago del Fucino. Perché però costruire un circo? Perché i lavoratori che stavano costruendo un'altra importante via, la Via Valeria, potevano trovare giovamento dagli spettacoli circensi. I ritrovamenti archeologici però ci parlano di una storia più antica. Infatti sono emersi dei dischi bronzei che fungevano da corazza dell'VIII secolo a.C. e una punta di lancia e una moneta del IV secolo a.C. E poi ci sono le epigrafi del I secolo d.C. Due interessanti. Una che ci parla di un impresario edile morto qui a Cerchio, una stele funeraria, e un'altra invece dell'ascesa sociale di un questor alimentorum, quindi che serviva per la distribuzione alimentare qui a Cerchio, che era considerata quindi secondo gli studiosi al di sotto del municipum, perciò un vicus all'epoca dei Romani, tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'impero, a testimoniare ancora una volta che questo era un centro in grande espansione sia economica che culturale. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, Cerchio, come tanti altri borghi della Marsica, vive un'età di grande instabilità. Poi arriva la dominazione longobarda, ma è con il potere della Chiesa nel pieno Medioevo che Cerchio vive una fase di grande rinascita, rappresentata dalla chiesa di San Bartolomeo, fondata nel XIII secolo e di cui sopravvive ancora il portale cinquecentesco. A renderla ancora più significativa, un documento del 1300. Infatti Bonifacio VIII, nel primo anno del giubileo della storia cristiana, manda alla chiesa di San Bartolomeo una bolla indulgenziarum, ovvero una bolla che concede un'indulgenza di 40 giorni a chi fosse venuto in questa chiesa. Indulgenza voleva dire il perdono di ogni peccato commesso fino a quel momento. Una decisione quindi veramente importante che conferiva a questa chiesa e alla comunità di Cerchio un onore indescrivibile per il tempo e viene ancora oggi ricordata ogni 24 d'agosto, infatti in occasione della festa del santo, San Bartolomeo, per le strade di Cerchio tantissimi vestiti in abiti medievali fanno un corteo storico a rievocare quella antica bolla concessa dal Papa d'Anagni. E non è un caso che infatti la città d'Anagni e Cerchio siano ancora oggi gemellate. In epoca moderna la città di Cerchio continua a essere associata a importanti famiglie che hanno avuto almeno un papa tra le loro fila, Piccolomini, Colonna, addirittura è dominio di Camilla Peretti, sorella di Papa Sisto V. Ma è in età contemporanea che la storia di Cerchio subisce una svolta drammatica. È il 13 gennaio 1915, non sono neanche le 8
e i cerchiesi subiscono quello che sarà noto come il più grande terremoto della loro storia. Alla fine si conteranno 256 vittime, gran parte nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, che verrà rasa al suolo. La chiesa dei Santi Giovanni e Paolo poi fu completamente ricostruita tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso, ma accanto ad essa ancora oggi c'è l'unica statua che sopravvisse a quell'evento tragico, la statua detta in dialetto marsicano del Cesar, che rappresenta un giovane che tiene in mano da una parte un'anfora e dall'altra una campanella. Venne donata nel 1903 dallo scultore Giovanni Veneziani in occasione del primo centenario del miracolo della Madonna delle Grazie. E anche il fatto che sia rimasta intatta dopo quel disastroso terremoto, anche questo forse è un miracolo. Il famoso miracolo ha origine qui, nella chiesa della Madonna delle Grazie, e riguarda la statua che vedete alle mie spalle. È il 1803, è febbraio, fa freddo, nevica, siamo nella Marsica e la gente per prendere qualche raggio di sole si assiepa sugli scalini davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie, che però è andata in rovina. La sua fondazione risale al XVI secolo insieme al convento degli Agostiniani accanto, che oggi ospita il municipio e il museo civico. Ma gli abitanti di Cerchio, che erano lì davanti alla chiesa, trovano la porta aperta. Com'è possibile, si chiedono. Con cautela entrano e trovano al centro della chiesa, intatta, l'antica statua della Madonna. Si grida al miracolo e sarà uno dei primi legati alla Madonna delle Grazie. Il nostro itinerario si conclude da dove è cominciato, dal Museo Civico di Cerchio, ospitato nell'ex convento degli Agostiniani Scalzi. Qui si conservano memorie preziose, abiti d'epoca, fotografie, reperti di vita contadina che si implementa anche in seguito al definitivo prosciugamento del lago del Fucino ad opera del principe Alessandro Torlonia dell'Ottocento. Una vita contadina che quindi fa parte della storia di questo bellissimo borgo. Cerchio è un luogo dove storia, fede e natura si intrecciano indissolubilmente. Un paese che guarda in avanti, ma con un piede ben saldo nella propria memoria. Buona visita!